Da mesi su questo canale parlo di come crescere su YouTube, ma non vi ho mai fatto vedere l'altro canale che ho con più di 3.000 iscritti, monetizzato in 60 giorni, un video con 66.000 visualizzazioni. Oggi vi faccio vedere tutto, analytics, quanto ho guadagnato, gli errori che ho fatto e anche quando sto guadagnando ora. Sono Marco e questo è Creator Lab Italia, ad oggi 30 iscritti e per mesi molti di voi si sono chiesti ma chi sei per insegnarmi YouTube? È una domanda giusta, quindi oggi ti faccio vedere l'altro canale, Motivazione Stoica, 3072 iscritti al momento di questa registrazione. Ho pubblicato il primo video il 13 aprile 2025, ho monetizzato il 15 giugno, dopo 60 giorni. Nei prossimi 10 minuti vedrai le analytics complete degli ultimi 28 giorni, quanto ho guadagnato da quando è monetizzato, le 3 lezioni più importanti che ho imparato e i 3 errori che mi sono costati cari. Ti faccio vedere tutto con gli screenshot davanti ai tuoi occhi, perché non voglio che mi credi sulla parola, voglio che vedi i numeri. Motivazione stoica, nicchia filosofia stoica applicata alla vita moderna, pubblico over 40, formato video lunghi 10-15 minuti, con voce di qualità generata, senza mostrare il volto, canale faceless. Ad oggi ho pubblicato quasi 200 video, tutti in formato lungo, niente shorts. La frequenza di pubblicazione all'inizio era di un video al giorno per 2 mesi, poi gradualmente l'ho ridotta a una settimana nell'ultimo periodo. Ho creato una libreria di video e ora ti faccio vedere cosa succede quando pubblichi 200 video in 10 mesi. Ho pubblicato il primo video il 13 aprile 2025, vedi il grafico? Crescita lenta e graduale per quasi un mese, è il periodo piatto di tutti i canali nuovi. E poi a inizio maggio 2025 quel salto verticale, un video è diventato virale, 40.000 visualizzazioni, ha migliorato tutto il canale, te lo spiego tra poco. Oggi siamo a 3.072 iscritti. Il 15 giugno 2025, dopo 60 giorni, ho raggiunto i 1.000 iscritti necessari per la monetizzazione. Le 4.000 ore di visualizzazione le avevo già raggiunte. Poi a inizio settembre 2025 un altro video diventa virale e raggiunge 60.000 visualizzazioni. Ora ti faccio vedere gli ultimi 28 giorni. Questi sono i numeri di oggi, non del picco, la realtà quotidiana. 4.100 visualizzazioni in 28 giorni, 510 ore di watch time, 25 nuovi iscritti nell'ultimo mese. Ora vediamo le metriche più importanti. CTR medio 5,3%, significa che su 100 persone che vedono la copertina del video, 5 cliccano. È onesto, non altissimo, ma stabile. Nei primi mesi ero al 3-4%, poi ho imparato a fare le copertine migliori. La durata media di visualizzazione 7 minuti e 29 secondi. I miei video durano 10-15 minuti. Significa che il pubblico guarda circa la metà del video. Per contenuti filosofici di 15 minuti è un buon risultato. Le impressioni totali 49.000 nell'ultimo mese. Significa che YouTube ha mostrato le copertine dei miei video quasi 50.000 volte e il 5,3% hanno ricevuto un click. Da dove arrivano le visualizzazioni? È molto importante saperlo. Video suggeriti 50,2%, praticamente la metà del traffico arriva da video consigliati dopo aver visto altri contenuti. Traffico da browse 22,9%, homepage di YouTube. Questa percentuale è diminuita molto negli ultimi mesi ed è uno dei motivi della riduzione delle visualizzazioni. Ricerca 7,5%, poco, non sono ottimizzato per la ricerca, è un errore che sto correggendo. Esterno 5,3%, social, link esterni. Il 75% del traffico dipende dall'algoritmo, non da te. Non controlli tutto e questo fa paura all'inizio, ma se crei contenuti che YouTube vuole spingere, l'algoritmo diventa il tuo alleato. Questo video ha cambiato la crescita e la direzione del canale. Come reagire a chi ti provoca, il metodo che distrugge i bulli. Più di 66.000 visualizzazioni, CTR 4,6%, durata di visualizzazione media del 30%. Sì, 30%. Il pubblico guarda quasi un terzo di un video di 15 minuti. YouTube ha dato a questo video più di 1 milione di impressioni. Lo sta provando con un pubblico molto ampio per il mio canale. È incredibile. Perché ha funzionato? È un argomento universale. Relazioni difficili, mancanza di rispetto, come gestire i bulli. Fascia d'età dai 18 ai 65 anni. È un problema quotidiano. La soluzione è pratica. Ora la parte che interessa a tutti. Quanto ho guadagnato? In totale, da quando il canale è monetizzato, quindi da giugno 2025 ad oggi, 680 euro lordi. Ma non è stata una salita costante. A settembre 2025, il mese del secondo video virale, 326 euro. Quel mese ho pensato, allora è vero, è possibile guadagnare con YouTube. E poi i guadagni sono diminuiti.
ottobre, novembre, dicembre, le visualizzazioni sono diminuite, il traffico da browser è sceso molto, ho ridotto la frequenza di pubblicazione. Gennaio, febbraio 2026, circa 20 euro al mese. Negli ultimi 28 giorni 20 euro. RPM medio 4,45 euro per 1000 visualizzazioni. Significa che ogni 1000 visualizzazioni guadagno 4,45 euro lordi. È un po' deludente, ma è la verità. L'algoritmo ha i suoi cicli. Nell'ultimo mese le impressioni stanno risalendo lentamente. È in ripresa, ma ci sono stati mesi molto difficili. E ora ti dico una cosa importante. Questi guadagni non tengono conto dei costi. Novembre 2025. Il canale sta andando bene. Ricevo un messaggio da YouTube. Una parte del tuo canale ha contenuti riproposti. La monetizzazione verrà disattivata. Puoi creare un video per fare appello. Contenuti riproposti. Significa che l'intelligenza artificiale di YouTube ritiene che i video siano fatti in automatico, senza lavoro umano. AI Slop, sbobba fatta interamente in automatico con l'intelligenza artificiale. Copia e incolla di prompt. Quindi rischio la demonetizzazione del canale. Tutto quello che ho costruito sparisce. Ho fatto appello. Ho creato un video in lingua inglese dove spiegavo il mio processo. La voce è generata con Eleven Labs, ma gli script sono revisionati da me. Faccio sempre una ricerca storica delle fonti per evitare gli errori dell'intelligenza artificiale. Creo le immagini con Leonardo AI, adattandole al contesto dello script. Le aggiungo manualmente durante l'editing per seguire il ritmo della voce. L'intelligenza artificiale è il mio strumento, non sostituisce il mio lavoro creativo. Ho vinto l'appello, ma molti creator non ce l'hanno fatta. YouTube sta facendo pulizia dei canali completamente automatizzati. Troppi video generati automaticamente che non portano valore al pubblico e alla piattaforma. Canali storici con milioni di iscritti sono stati chiusi o demonetizzati, a centinaia. Anche chi usa l'intelligenza artificiale come strumento è il rischio se non segue le regole. L'intelligenza artificiale è potente, ma devi usarla come pennello, non come stampante. YouTube usa l'intelligenza artificiale per analizzare i video, la sa riconoscere e se sbagli non c'è una seconda possibilità. Se vuoi approfondire questi temi, ho creato una community su School, Creator Lab Italia. Trovi il link nella descrizione di questo video. Condivido strategie, rispondo alle domande e lavoriamo insieme sul tuo canale. Ti aspetto. Torniamo ai soldi. 680 euro lordi in 8 mesi. Sembra poco ed è poco, ma aspetta che ti parlo dei costi. Per la produzione dei video, voce generata con Eleven Labs, quasi 30 euro al mese. Leonardo AI, 30 euro al mese per generare immagini e videoclips. Software di editing, circa 25 euro. Per la musica utilizzo quella gratuita offerta da YouTube. Totale quasi 100 euro al mese. E poi c'è la confusione fiscale italiana. Nessuno ti dice la verità. Quando guadagni con AdSense ti serve la partita IVA, anche per dichiarare 100 euro al mese. Quindi commercialista, regime forfettario, dichiarazione dei redditi, F24, imposte di bollo. All'inizio questi costi fissi prendono tutto quello che guadagni e rischi di sbagliare qualcosa perché non sei fiscalista, sei un creator. Come ho risolto? Con FiscoZen, commercialista online, applicazione desktop e mobile. Fanno tutto loro, fatture, scadenze, dichiarazioni. Lo uso da mesi, mi ha salvato tante ore di tempo che dedico al canale invece che alla burocrazia. E ora ti spiego come puoi iniziare a incrementare i tuoi guadagni oltre alla pubblicità di YouTube, con le affiliazioni. FiscoZen ha un programma di affiliazione. Funziona così. Se ti iscrivi tramite il mio link che trovi nella descrizione di questo video, tu risparmi 50 euro sul primo anno e io ricevo un buono da 50 euro. Win-win. Quindi se vuoi capire come gestire fiscalmente i guadagni, puoi fare una consulenza gratuita con FiscoZen per chiarire la tua posizione e come ti conviene procedere prima di abbonarti ai loro servizi. Ogni situazione personale è diversa e un commercialista esperto può indicarti la strada giusta da seguire, senza rischiare di sbagliare da solo. Questa è la mia prima affiliazione su YouTube e ti sto dimostrando in diretta come si diversifica, perché solo con AdSense in Italia è difficile viverci. La pressione fiscale è molto alta, ma è utile come trampolino verso consulenze, affiliazioni, sponsorizzazioni. Ho imparato 3 lezioni costruendo questo canale. Primo, la crescita non è lineare. Guarda il grafico degli iscritti. Mesi di salita lenta, poi un video virale cambia tutto. Non puoi prevedere quale, non puoi prendere scorciatoie, devi solo continuare a pubblicare e a migliorare. Lo slancio arriva quando vuole. Secondo, i numeri ti ingannano se non li capisci. 66.000 visualizzazioni sembrano tante, ma se l'AVD è del 30% significa che la gente guarda solo 5 minuti su 15. Preferisco 1000 visualizzazioni con l'80% di AVD che 10.000 visualizzazioni col 20% di AVD.
L'algoritmo premia la retention e la soddisfazione del pubblico, non i numeri grezzi. Terzo, devi ascoltare il pubblico, non il tuo ego. Ho provato a cambiare argomento troppo velocemente. Il pubblico non ha seguito. Le visualizzazioni sono diminuite. Ho imparato che bisogna cambiare gradualmente. Prova e aggiusta. I like e i commenti ti dicono cosa vogliono. Leggili con attenzione. E ora i 3 errori che mi sono costati caro. Primo, ho ignorato le copertine dei video i primi mesi. Pensavo bastasse il contenuto. CTR al 3%. Ho imparato come fare copertine efficaci. Ho studiato la concorrenza. Ho provato in continuazione. Ora sono al 5,3% di media. Secondo, all'inizio pubblicavo video troppo lunghi, 20-30 minuti, AVD al 25%, ho accorciato a 10-15 minuti, ora l'AVD è al 50% rispetto al tempo del pubblico. Terzo, per mesi non ho analizzato i dati, pubblicavo a caso. Questo argomento mi piace, ma a YouTube non interessa cosa ti piace, gli interessa cosa piace al pubblico. Ho perso 2 mesi pubblicando video che non funzionavano. Ora studio a fondo l'analytics ogni settimana e correggo la direzione. Perché sto costruendo Creator Lab Italia insieme a Motivazione Stoica? Perché voglio aiutare altri creator a non fare gli stessi errori che ho fatto io. Ho passato un anno intero a studiare YouTube prima di lanciare Motivazione Stoica. Ho sbagliato lo stesso, ma ho imparato. E ora voglio documentare il processo. Costruisco in pubblico. Questo canale crescerà davanti ai tuoi occhi. Ti faccio vedere il processo, gli errori, le vittorie in tempo reale. E ora l'offerta di valore. Offro 3 analisi gratuite dei vostri canali. Se sei un creator con più di 35 anni, hai un canale che non cresce o non hai una strategia chiara, voglio aiutarti. Analizzerò il tuo canale, analytics, copertine dei video, titoli, contenuto. Ti dirò esattamente dove puoi migliorare e cosa fare per sbloccare la tua crescita. Come candidarsi? Entra gratis nella community Creator Lab Italia su School. Trovi il link nella descrizione di questo video. Presentati, raccontami del tuo canale. Questa settimana scelgo 3 persone. Perché gratis? Perché voglio creare casi studio. Prossimamente pubblicherò un video su uno di voi, un canale in difficoltà a cui ho fatto un'analisi e suggerito dove intervenire per migliorare. Ti farò vedere i risultati che ho ottenuto dopo 3 mesi. Se hai domande, puoi scrivermi un commento, rispondo a tutti.